Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben arrivati. Ci siamo, un webinar pomeridiano con me e Sirio Retti. Per fortuna che c'è lui perché ci dirà che nel trading esiste la precisione. No, sto scherzando perché ne parlavamo poco prima che partisse la realizzazione che la precisione nel trading non esiste, come non esiste neanche essere pignoli nel trading. Il trading è sicuramente ci sono dei momenti dove il trade è perfetto, dove l'uscita è perfetta, dove l'entrata è perfetta, dove magari anche l'uscita è perfetta e il reverse esci dallo short, giri long ed è anche perfetta, ma queste sono casistiche, sono proprio non vorrei neanche chiamarla fortuna perché se andiamo a parlare di fortuna mi viene in mente la parola speriamo che l'eurodolaro scenda, cioè speriamo che l'eurodolaro salga. Quando arrivi a dire speriamo, chi vive sperando muore tradando, ok? Allora, così con questa piccola introduzione io oggi siamo qui per il futuro e la ripetizione del passato. Allora, Sirio si è dato un appino da fare, come sempre, lui è molto laborioso, forse più laborioso di me, anzi, anche senza forse, più laborioso di me ultimamente, perché io dopo tanti anni non è che ho perso il lustro di fare le cose, ma ho, c'ho tante cose in cantiere sempre, quindi ogni tanto il più bello infatti è quando mi ritaglio forse 5, 6, 7 volte l'anno quelle 2 ore dico, ah, oggi non c'è niente da fare, adesso oggi guardo questo indicatore, lo faccio nuovo, allora questo è il mio piacere, oppure vado a scovare qualcosa, come poi abbiamo visto il, dov'è? Posso toglierla? Ah, sì. Allora, abbiamo visto l'ultima uscita che mi sono un po' un attimino anche, come dire, non è che mi sono pentito di averlo fatto uscire le ultime 2 settimane di dicembre, però il Visa ha bloccato anche le entrate e le distrazioni perché, perché sono arrivate una marea di richieste. Il robot è attivo anche nei conti piccoli, sta sparando con una mitraglietta, come ha detto l'altro giorno Ishi, mi ha detto è una mitraglietta è una mitraglietta, proprio spara delle operazioni, se le chiude, si rimette a posto, poi ne apre ancora, quindi sta andando veramente molto molto bene. Non vi voglio adesso annoiare con questo perché alla fine ne abbiamo viste già un paio di volte, poi tutti di voi, tanti di voi, non so se tutti, ma tanti hanno la possibilità di vedere il conto e quindi andiamo avanti. Allora, Sirio c'è con noi, no? Ci sei? Certo, sì, sì, Allora, ben arrivato buongiorno. Silvio, grazie di far parte di questo appuntamento pomeridiano che abbiamo detto non lo facciamo troppo lungo, ogni volta che diciamo così facciamo sempre più di un'ora, cerchiamo di tenerlo magari sui 3 quarti d'ora, mezz'ora, 3 quarti d'ora, che così poi ognuno se va e incominciano le feste. Poi noi ci sentiamo magari tra Natale e Capodanno e poi continueremo l'anno prossimo ancora con più energia. Io direi di passare la parola a Sirio per non perdere proprio tempo. Io non ho preparato niente perché tutto quello che ho visto che si è preparato lui, inutile che mi preparo io qualcosa, giusto? Allora direi di Assolutamente. passare automaticamente a te il ruolo di relatore, te lo passo subito. Ti salutano tutti calorosamente, Sirio. È il quarto appuntamento, sì, mi chiedono, è il quarto appuntamento, dove troviamo gli altri tre? Dove trovate gli altri tre? Nel sito, nel blog di Sirio. Allora, se ne arruolo come relatore, tutto tuo. Ci Perfetto, sei? grazie allora Paolo, grazie a voi. Colgo anch'io l'occasione per fargli gli auguri di buone feste di Natale, visto che ci sentiremo poi più avanti. Allora, dove vedere gli altri video? Spero che si veda il mio schermo. Si vede Paolo? Spero di Sì, sì, sì. sì, si vede tutto. Allora, si può andare sul mio canale, anzi sul blog qui, ok? Perfetto. Vedete idee di trading, ci sono le varie sezioni, avete l'analisi che faccio ogni mattina, naturalmente il robot che anche Paolo ne ha appena parlato, quindi metto anch'io gli aggiornamenti perché ho anch'io sotto controllo la questione. Qui c'è la parte delle altre puntate, le teorie dell'entropia nel trading, la terza, che sarebbe questa, la seconda, che ci si arriverà molto oggi, la seconda parte in effetti, e la prima, eccole qua, le potete trovare qui. Se no, in alternativa basta andare sul mio canale, si chiama, è uguale, vedete qui, no? Se faccio così, vado direttamente sul mio canale, si chiama in maniera identica, basta andare sulle playlist, fare le varie playlist, avete anche
Eccoli qua, i daily trading, ci sono anche le puntate direttamente lì, poi tutte le altre rubriche, eccetera, eccetera. Va bene, a parte questo, allora, oggi abbiamo intitolato, Paolo, il futuro è la ripetizione del e la passato. ripetizione. Praticamente quello Bravissimo. che è successo ieri mi dirà quello che è successo oggi, lo dico così banalmente, magari non è proprio preciso, abbiamo già detto la precisione del trading non esiste, però un'idea dello studio che ha riportato Ciro su GAN ci dice che quello che è successo si rispecchia nel futuro e quindi questo qui l'appuntamento l'abbiamo dedicato a questo. Ricordo sempre che non c'è alla fine la promozione, vendita, pentole o che ne so io, non vendiamo niente, è tutto a base di passione di trading questi webinar. Prima o poi ci sarà magari anche un indicatore o da acquistare o che ne so io, da ricevere in qualche maniera e qui logicamente si richiede qualcosa perché i programmatori vengono pagati, ma per il momento già ormai mesi e mesi che abbiamo tutto quello che facciamo è gratuito ed è una rubrica dedicata a una riunione dedicata alla passione per il trading. Piccola introduzione, adesso via, io me ne sto zitto zitto. Mi tolgo anche il microfono perché non mi senti quando parlo. Vabbè? Ok, perfetto, esattamente. Allora, Paolo diceva, quello che succede domani sarà la copia di quello che succede, quello che è successo ieri. Sì e no, nel senso, la citazione ovviamente è chiara, è il nostro caro William Gunn, che nei suoi scritti diceva questa cosa. Non ci dà grandi informazioni, però allo stesso tempo con questa massima ci dà grandi informazioni. Sembrerà un po' contraddittorio, ma in realtà vedrete che non è così. Allora, parto da questo punto qui. Vedete che ho messo la griglia di Gunn come fa Paolo. L'avete vista in queste ultime puntate in cui Paolo ha fatto i suoi webinar, che utilizza fra le varie tecniche, ha utilizzato anche questa griglia di Gunn. O varie griglie di Gunn le potete mettere, con una particolarità, l'abbiamo già visto nelle scorse puntate, noi abbiamo fissato la scala. Sappiamo che Gunn utilizzava la scala 1 a 1, in realtà se utilizzate veramente scala 1 a 1, cioè per un'unità di tempo uguale a un'unità di prezzo, cioè il tick o il centesimo, se volete considerare il dollaro o l'euro, dovreste avere un grafico molto stiracchiato, usiamo questo termine tecnico, cioè molto, molto allungato. Difatti lui utilizzava grandi fogli di carta millimetrata, ma giustamente erano anche gli anni 20, gli anni 10, anni 20 e 30, quindi computer non si sapeva neanche che cosa fossero. Sul computer fare questa cosa qui è un po' complicata, quindi basta ridurre comunque lo zoom al minimo. Di solito io per esempio faccio partire col minimo, faccio 1, 2, così sarebbe il terzo zoom, sarebbe, e poi fisso la scala, semplicemente qui, che avrà una sua proporzione. Questo mi serve per mantenere certi angoli, che come abbiamo visto nella puntata, credo già nella puntata 2, ma sicuramente nella 3, ne ho parlato approfonditamente, degli angoli fissi, cioè che non mi variano, perché se voi prendete, andiamo apro uno nuovo a caso, prendiamo il primo, dai, un qualsiasi grafico e ci metto la mia linea di angolo, se muovo il grafico, come vedete così, o anche così, vedete che l'angolo varia. Questa cosa non deve succedere, allora usiamo questo trucco di fissare la scala, qui la fissiamo, si può usare fissa scala o scala 1 a 1 indifferentemente. Allora in questo caso vedete che anche se sposto il mio grafico, l'angolo non varia. Poi in realtà succede, e Paolo lo sa, che quando si spegne poi la MetaTrader alle volte gli angoli scartano un po'. Però se la tenete accesa, in teoria, almeno nel momento in cui fate l'analisi, la state tradando, non dovrebbe cambiare. Perché ci serve questo? Allora cancelliamo questo grafico che non ci serve più. Ci serve perché abbiamo un riferimento preciso, che è l'angolo di 45 gradi. Se io vado a vedere quant'è questa griglia, eccola qui, il mio mouse permettendo perché è un po' in pessime condizioni, ecco vedete siamo, adesso l'ho presa circa, ma comunque vedete siamo a 45 gradi. Questo è importante perché Gunn diceva, prendiamo Paint,
avevo fatto un altro disegno, forse chi ha visto i miei video degli scorsi giorni ha già avuto l'introduzione. Ne metto uno nuovo, diciamo così, questo lo salviamo, così se qualcuno serve c'è, vediamo lì, tempo, ok? Se noi abbiamo una retta a 45 gradi, riferita per esempio al nostro solito piano cartesiano, perché ovviamente il nostro grafico del prezzo e del tempo sulla MetaTrader, ma immagino su qualsiasi altra piattaforma, è un piano cartesiano. Qui abbiamo il nostro prezzo e qui abbiamo il nostro tempo. Vediamo se me lo fa. Ok, il nostro tempo. Sulla MetaTrader naturalmente dipende dal time frame, in questo caso abbiamo le ore, quindi i giorni e le ore, e in base al cross abbiamo i nostri pips, la valuta, che ne so, in questo caso euro contro il dollaro. Torniamo un attimo a Paint, eccolo qui. Il signor Gann diceva questo: tutto quello che succede sopra la 45 gradi, se mi ha preso questa linea qui, no, non la voglio, prendiamo la matitina, ok, tutto quello che succede in questo triangolo, quando il prezzo cammina sopra i 45 gradi, è trend long, cioè tempo long, tempo e prezzo long. Può fare così, può fare così, 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 può anche fare così volendo, ok? Indifferentemente, qua tempo long. Quando siamo sotto i 45 gradi, ok, non sono andato molto dritto, ma mi perdonerete, qui saremo in tempo short, quindi magari il prezzo può fare così, 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 può anche rimbalzare un po', può fare così, così, ma saremo in tempo short. Perché dico oggi, dico tempo e non prezzo? Perché oggi ci concentreremo sul tempo. Vi ho detto prima che il video più importante era il secondo, sul secondo video spiegavo che in base alla scatola temporale, facciamo finta sia questa, facciamo finta siano le nostre, perché si è bloccato, ecco, ok, le nostre famose 35 candele, quindi facciamo finta che da qui a qui siano le 35 candele, che ci danno quindi un'informazione di tempo, perché sappiamo che nel time frame orario sono 35 ore. Ovviamente se poi rapportate sui time frame più piccoli, 15 minuti, cioè rifate il calcolo, 4 minuti, attenzione a 5 minuti, ragazzi e ragazze, perché non è frattale, cioè nel senso non è il rapporto uguale, la divisione dell'H1. Se voi partite in H1, la divisione ovviamente, beh, il 30 minuti è la metà sicuro. La divisione al primo quarto sarebbe l'M15, il secondo quarto, c'è più piccolo, sarebbe il 4 minuti, non il 5, e poi ci sarebbe ovviamente il minuto. Torniamo a Paint, eccolo qui. Abbiamo detto che se il prezzo fa il furbetto, andiamo a verde, e vuole subito salire, allora consumava la coordinata di spazio, che per noi il prezzo, vi ricordo, faccio un breve riassunto, adesso poi vediamo, andiamo anche avanti, equivale anche allo spazio. Okay? Se questo fosse un diagramma di geometria dei miei studenti quando fanno la provetta di geometria, questo sarebbe spazio. Per noi è prezzo, okay? È la stessa cosa. È un numero che sale. Se il prezzo vuole salire subito consumando lo spazio, ma risparmiando il tempo, perché vedete qui ovviamente il tempo è stato risparmiato, abbiamo consumato poche candele, magari mettiamo 5 candele per esempio. Allora la nostra scatola temporale, poverina, resta vuota qui. Il vuoto non va bene nel mercato, ok? Non va bene da nessuna parte. Cioè, se voi prendete un'astronave, okay, visto che adesso l'ultima astronave le sta costruendo, come si chiama la SpaceX, hanno fatto anche un bel botto, ho visto, sì, è andato nello spazio. Di Musk, no? Elon Musk, esatto. Se sì. voi prendete l'astronave di Elon Musk, l'ho vista, cioè non ho visto i satelliti che mandava in orbita, sono passati sopra casa mia, sono passati qui sopra e si vedevano 5-6 mesi fa, erano tutti in fila, sembrava una catena di luci.
Esatto, sì, sì. Vabbè, come esempio, insomma, fate finta di prendere finalmente l'astronave per turisti di Elon Musk, andate in orbita e aprite il portellone. Cosa succede? Lì c'è il vuoto. Il vuoto non vuole mai restare vuoto. Quindi l'aria violentemente passerà dalla vostra cabina, e probabilmente voi con essa e tutto quello che c'è dentro, a riempire il vuoto esterno, che ovviamente è enorme, quindi finirete fuori dall'astronave congelati e poverini. Come non starete benissimo. Uguale anche il prezzo, poverino, qui apre il portellone perché ormai ha consumato, vedete, ha fatto la salita come il missile, ha fatto la salita, qui è arrivato in orbita e apre il portellone, poraccio, allora viene risucchiato fuori. Allora avrà tutto questo tempo qui, ovviamente, adesso l'ho fatto un po' ribassista, ma differente se rialzista, ribassista laterale, è uguale, non faccio tutte le casistiche, ve ne faccio una adesso, dovrà completare, verrà risucchiato in qualche maniera nel restante 30 candele, questo tempo qui. Avendo varie forme, potrebbe utilizzare una gamba 2 molto lunga, potrebbe fare una 3 media, magari potrebbe anche rompere il massimo. In questo caso, come vedete, quindi il tempo continua a essere consumato e quindi il vuoto vuole sempre essere riempito e di conseguenza avremo, adesso sono andato un po' oltre naturalmente, avremo la nostra gamba 4 che dovrà riempire il tempo. Allora, tutto bello Sirio, bellissimo, cosa ci serve per il trading? Allora, cancelliamo questa, andiamo a vedere. Allora, file, nuovo, beh questa non ci serve, non la salviamo, perfetto. Allora facciamo un'altra metafora. Questa volta sul nostro piano cartesiano, invece dell'astronave, utilizziamo la pallina da golf. Eccola qui. Immaginate che questo è il nostro campo da golf. Con la nostra mazza facciamo un bello swing e la nostra pallina, la disegno così, partirà, quindi arriverà, colpirà il terreno, okay, e farà ovviamente un certo numero di rimbalzi. Tutti quelli che hanno fatto fisica sanno che farà un certo numero di rimbalzi. A ogni rimbalzo, essendo in un mondo reale, fisico, l'attrito con il terreno e con l'aria farà diminuire la distanza dei rimbalzi, ok? Queste qui sono le nostre distanze, le nostre scatole temporali, perché il rimbalzo lo fai in un certo tempo. Non a caso anche i trader utilizzano questo termine, no? Il rimbalzo del prezzo, rimbalzo sulla trend line, non è un caso. Ma come consumerà anche il tempo con una certa regola, consumerà anche lo spazio con una certa regola, perché se io vado a riportare, ovviamente, questo, noi lo possiamo già chiamare massimo volendo, ok? Sarà diverso da questo massimo. Okay. Giustamente la pallina viene smorzata dall'attrito, quindi vedete che i livelli vanno sempre a decrescere. Vabbè, fin qua si niente di nuovo, ci stai facendo vedere semplicemente le resistenze. Certo che sono resistenze, perché è quello che il prezzo crea sul grafico. Ma noi dovremmo andare a vedere come poter leggere e gestire queste cose qui. Quindi abbiamo detto, le metto un po' più grosse così si vedono. Magari le mettiamo in un colore, mettiamo blu. Okay. Noi abbiamo quindi queste scatole temporali qui. Primo rimbalzo, secondo rimbalzo, terzo rimbalzo, quarto, quinto e quanti... In teoria Paolo ci insegna che sarebbero i 4 i rimbalzi, oppure 3 o massimo 2, anche se ultimamente vedo che sta facendo molto distribuzioni da 3. Questa cosa qui che vedete del rimbalzo della pallina, alla fine è la nostra cara... Ah no, devo avere la penna. È tanto ben voluta campana gaussiana, perché di fatto un rimbalzo è una campana gaussiana. Ma questa cosa blu che ho disegnato io sono alla fine, le metto così, le nostre scatole temporali. Ok? 1, 2, 3, 4. Benissimo, sono come, in questo caso le ho disegnate così, come i tasti di una chitarra, cioè sono in scala logaritmica, cioè hanno dei rapporti particolari nella loro diminuzione. Chi ha fatto un po' di matematica ovviamente lo sa, ma anche chi non l'ha fatta, semplicemente guardate la chitarra, so che Paolo ne ha tantissime
lì in ufficio in questo momento, quindi un chitarrista, non so quante, sa benissimo che le note, e guarda caso le note, anche se sono vibrazioni nell'aria, funzionano con scala logaritmica. Queste saranno le nostre scatole temporali su cui lavoreremo oggi. E se ci disegno anche questa cosa qui, mettiamola magenta, per esempio, anzi mettiamo l'angolo giusto, vai a occhio, la faccio circa a occhio, è geometria semplice alla fine, però non è importante se il concetto è facile o difficile, l'importante è accorgersi del concetto, l'importante è saper utilizzare il concetto, perché quello poi ci fa fare trading. C'è qualche, mi ha dato da studiare Paolo in questi giorni, un trader notevole, che addirittura fa le sfide, fa le gare di trading, e fra le tante gare ce n'era una in cui ho detto io trado soltanto con il tempo, cioè calcolando soltanto il tempo, ha vinto la gara, okay? Soltanto avendo la coordinata di tempo, pensate un po' come si può tradare. Noi ne avremo molte di più. Questo angolo lo riconoscete naturalmente, quindi l'angolo alfa è il nostro caro e simpaticissimo angolo di 45 gradi. No, il simbolo è così, ok. Eccolo qua. No, perché l'ha cancellato? Vabbè, 45 gradi, dai. Segniamo di nuovo, 45. Oggi il computer non vuole obbedirmi. Benissimo. Ok, no, niente, non ce la fa. Lo scrivo a mano, facciamo prima, va? Ok, 45, eccolo qua. 45 gradi. Dove sappiamo che, non a caso, questa parte qui, come vedete la pallina, dopo il rimbalzo lei va long, cioè sale, sale, sale fino a un certo livello e poi scende. Il momento in cui rompe la 45 gradi sarà in tempo short. Quindi c'è il tempo del rimbalzo, che se volete lo possiamo anche disegnare così. Ok? Eccola qui. Metà campana gaussiana, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4. Qui dovreste riconoscere già le nostre classiche strutture, ma almeno sappiamo il perché esistono, che è già un bel passo in avanti. Sapendo il perché possiamo comprenderle meglio. È uguale per queste qua. Problema, qual è il problema? Che come vedete subito potrebbero non essere regolari. Magari c'è un colpo di vento per la pallina, i golfisti sanno bene questa cosa, no? Un colpo di vento e la pallina ti va dove pare a lei, oppure lo devi considerare. Quindi vedete che una parte potrebbe essere non uguale dall'altra, o questa scatola temporale blu potrebbe non essere uguale a quell'altra, perché probabilmente segue una regola che non è lineare, no, probabilmente, ve lo dico io, vi faccio lo spoiler, non è una regola lineare, ok? Entra molto col nostro caro Fibonacci. Ma comunque siamo sempre in tempo long e short, ce lo dice la nostra cara linea 45 gradi, come vedete qui. Anche se in questo caso il nostro massimo è spostato un pochettino più, vediamo la pennina, eccola qui, un pochettino più alla nostra sinistra, a sinistra della campana gaussiana, quindi Paolo ci direbbe se il massimo è a sinistra, la campana gaussiana quindi è ribassista. Ma noi sappiamo quando, perché troviamo l'incrocio sulla 45 gradi. In realtà poi sul nostro grafico non è così pulito, ma adesso guardiamo soltanto la teoria base pulita, poi applichiamo sul grafico. Ma io vi dico, c'è anche un altro modo per calcolare il tempo. E qui ritorna la nostra frase di Gann, che diceva appunto il passato, scusate, il futuro è la ripetizione del passato. Questa è, già con questo che abbiamo visto adesso, una buona ripetizione, si possono fare cose mirabolanti, cose molto belle nel trading. Il passato è la ripetizione del futuro. Esatto. Hai invertito, Sirio. Scusate, allora sì, il passato... No, ho detto giusto. No. Il futuro è la ripetizione del passato. Ah sì, scusa, c'hai ragione, Sì. vista così sì, assolutamente. Sì. Ti ho detto che oggi non sto tanto bene io, no? In realtà è uguale Paolo, perché effettivamente puoi anche ribaltarlo, non cambia il concetto. Certo, no, ma in Sì. questo caso hai ragione tu perché, chiaro, va bene, non dico più nulla, è che sto facendo un'altra cosa, ti stavo ascoltando e ho sentito solo l'ultima frase. Va bene, mi rimetto in silenzio.
Sì, ma il dibattito va sempre bene, anche per gli ascoltatori, naturalmente, se vogliono scrivere. Non mi scrivono mai domande, non mi chiedono mai niente, quindi... No, sono anche molto resti, anche nei webinar la mattina. Più che altro è sempre l'idea, le domande sono sempre le solite, di solito cosa fa oggi l'euro-dollaro? Come se un relatore Sì, dovesse sapere. certo, quella Paolo è la persona che vuole, è come il mio studente che vuole il 10 e basta. Eh. Sì, oppure il 10 studiando a memoria. Ho capito, ma il 10 studiando a memoria non te lo prendi, perché se devi fare geometria, o devi fare un'espressione, o devi fare un'analisi Certo. logica di matematica, o un tema, cosa impari a memoria? Non puoi farlo, no? Mm. E poi è un atteggiamento che secondo me, dal mio punto di vista, è distruttivo. Che può funzionare per un po', verissimo. Uno può seguire la strategia in maniera precisa, anche per anni, volendo. Però prima o poi arriva la legnata. Perché Perché, prima o poi il vestito sta stretto, ognuno deve esatto, farsi tagliare un vestito su misura, quello è. perché il mercato è fatto ormai da intelligenze artificiali o comunque da gente che ci studia sopra in una maniera pazzesca, hanno team incredibili, e voi volete veramente andare avanti 20 anni con la stessa strategia, ma secondo voi questi non imparano, non vi rifanno la testa quadrata dopo un po'? Cioè, Mhm. non si può, va seguito, anche se non altro, anche se questa cosa non fosse vera, facciamo finta che. Cioè, il mercato è ciclico, ma ci sono cicli enormi, anche secolari. Quindi ti cambia. Quindi cambiando il macrociclo grande, chi ti ha detto che la tua strategia che ha funzionato per 10 anni, nel ciclo decennale successivo funziona? È come dire, nella prima metà del ciclo decennale sono sempre andato long, bravissimo, ho fatto miliardi, benissimo. Nel Mm. secondo decennio, cioè il decennio dopo, io continuo a utilizzare no, ma il ciclo sta scendendo. Buonanotte al secchio. Quindi bisogna avere la mente aperta, bisogna sempre stare come dice qualcuno, sul pezzo, sempre all'occhio, bisogna sempre vedere cosa succede, secondo me. Poi che abbiamo le nostre strategie fisse, che abbiamo le nostre ancore di sicurezza, chiaro, perfetto, benissimo, ma nel momento in cui vediamo che quella cosa lì sta cambiando, allora bisogna adattarla, perché se no siamo Certo. fritti. Dopo, che cosa fa l'euro-dollaro? Vuol dire che uno non, sì, non pensando, Mm. vuole la pappa pronta, come dici tu, alle volte, no? Quella cosa lì può andare bene per un certo periodo, poi diventa E distruttivo. infatti è più bello quando uno chiede una conferma, ma non chiede una, insomma, una cosa già finita, io lo posso anche dire, ma poi è il mio pensiero personale, quindi quando ti trovi da solo cosa fai? Mi telefoni, mi chiedi un segnale, quello Ah, è la cosa sì, più poi c'è anche sbagliata. questa cosa qui, bravo, e se sei da solo, se ti appoggi Esattamente. sempre a qualcun altro, Mm. io per Sì, esempio quando prendo i devi riceventi, avere anche per te, cioè, io posso accompagnare come si chiama, la bicicletta con le rotelline, ma prima o poi le rotelline te le devi togliere e cosa fai? Quello. esattamente, i miei studenti che copiano, c'è Bravi, chi bravi, copia la bravi. prometta dell'altro, di solito do l'inclassificato a chi ha copiato e a chi ha dato da copiare. Perché Che chi ha dato da cattivi. copiare sta insegnando qualcosa, non sta aiutando, sta insegnando una brutta abitudine a chi copia, cioè a basarsi sempre sugli altri e mai far da sé. Quindi si becca il piccone pure lui, o lei, Ah, dipende. Ecco, sono un prof ecco, severo, qui vediamo, cattivo. abbiamo studiato il copy trading. Esatto. Poi, ovvio, può essere anche una questione di uno ho poco tempo, eccetera, anche se poco tempo, anch'io non è che ho tutto questo tempo del mondo, perché come sapete faccio anche altro. Però se ho la passione, io mi metto lì, studio, faccio. Oggi, per esempio, ti dicevo, ho spaccato il capello ieri sera alle 10 all'euro-dollaro. Come l'ho spaccato all'euro-dollaro? Il capello con il nuovo calcolo del tempo. Allora, metto un attimo in pausa la teoria, vi faccio vedere questa cosa, così collegate anche l'esempio direttamente. Alla faccia del Allora, dibattito questo. sì, anzi, ve lo metto sulla MetaTrader 5, eccola qui, che si vede meglio, vedete qua le righe di tempo, di fatti. Allora, erano le 10, cioè io già avevo calcolato questa riga arancione, che eravamo circa qui, su questa seconda candela qua, ok? Le 15, quindi in teoria erano le 14 per noi. Già le 2 avevo visto, ho detto, ah, ok, mica mi sono calcolato il tempo col calcolo che devo vedere adesso, vado a vedere, mi cade alle 22, cioè alle 21 per noi qua in Italia, ci ho messo la barretta, quando è arrivato lì, alle 21,
ho preso il telefono, ho guardato dal telefono, ho detto ok, ha fatto quello che doveva fare, l'ho aperta qui, ok? Poi ovviamente andato a dormire, ci ho messo il take profit con vi ricordate il trucchetto griglia? Eccola qui. Ho sistemato bene il mio grafico, adesso vabbè, ieri sera l'avevo sistemato meglio, fate finta che l'ho sistemato. Avevo messo esattamente la griglia sul minimo e sono andato a mettermi il take profit esattamente a due quadretti. Ok? Guardate dove è andato a appoggiarsi, perfettamente lì. E lì l'ho preso, me lo sono portato a casa. C'è anche sia in reale, l'ho messo sull'altro conto, sia nella versione demo che la vedete qui. Questa è la mia operazione che si è chiusa alle 9 di mattina, difatti. Ok, questa qui. Bene. Si possono fare anche queste cose qua. Perché ho fatto questa cosa qui? Come sono riuscito a fare questa cosa qui? Semplice, ho contato il tempo. Ho contato, come vedete anche queste linee qui, le gambe, quante candele sono, in base a quello che ha fatto nella prima metà, andiamo di nuovo sul base questa parte qui, ok? Mi sono calcolato quanto tempo e quanto prezzo ha consumato. Come siamo relativi all'angolo? Ho fatto le coordinate polari fondamentalmente. Forse qualcuno non sa cosa sono le coordinate polari, io ho fatto il geometry, quindi questa cosa la mastico tranquillamente, però è semplicissimo. Un altro modo per calcolare il piano cartesiano. Se voi avete una distanza, okay, sapete AB, questo segmento, AB, qua, ok? Lo conoscete? Adesso mettiamo 10 candele, per esempio. E ovviamente avete anche l'angolo di inclinazione. Lo metto beta perché è diverso da alfa, quindi un altro angolo, è l'angolo suo. Ok? Quindi conosciamo AB, 10 candele, e beta, non lo so, adesso la sparo a caso, giusto per fare un esempio, 30 gradi, o 32 gradi potrebbe essere quello di gambe, che sarebbe questo, ok? Allora posso andarmi a calcolare quanto tempo può impiegare l'altra gamba per riempire la famosa, torniamo su, la famosa scatola, quella che ho fatto vedere prima, no? Famosa M ciclica, tac, 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 ok? La famosa scatola, quindi riesco a calcolarlo con una certa precisione. Gunn diceva questa cosa qui, difatti, sia Gunn che Elliott in realtà, tutti e due, quindi vuol dire, se me lo confermano in due, effettivamente dai miei backtesting anche ritorna abbastanza, e comunque la precisione che potete avere sul tempo, cioè quanto potete sbagliare sul tempo, di solito del 10%, ok? Di media. Elliott diceva addirittura che si può arrivare anche al 15%, ok? Se andate fuori a questa percentuale vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato nel conto, nel calcolo, probabilmente. Se rientrate in questo margine di errore siete a posto. 15%, 10% vuol dire che se questa è la nostra scatola temporale noi sbagliamo così, cioè poco e niente. Per esempio c'era qui, ecco, vedete qui, su questa scatola temporale, ok? Questo era l'errore, piccolino. Che poi è buono l'errore, sapete perché? Ho scoperto che se ci sono questi piccoli errori di tempo, in realtà basta andare a riprendere da lì e il calcolo poi ti viene ancora meglio, più preciso. È come se i cicli non come se, i cicli fanno proprio così, cioè si rimettesse in fase, e qui ci riporta ovviamente al primo video e ai mitici calcoli del nostro caro David, che oggi non c'è, lo saluto, sentirà la registrazione naturalmente, perché lavora in questo momento. Eccoli qua, i nostri macrocicli, che sono calcolati in quella maniera lì. Cioè le 4 onde, ve le faccio rivedere così, le 4 onde che vanno a sommarsi insieme, l'onda grande, l'onda media, ok, vabbè, datemi un po' di fiducia con il mouse, l'onda piccolina e l'onda ancora più piccolina, ok, qua così, che tutti sommati insieme danno la forma dell'euro-dollaro. Noi con questi cicli li abbiamo spezzettati. Si possono anche contare ovviamente siccome sono cicli molto grandi questi, di solito li uso come vedete sull'H1 o sull'H4, ma se ci mettono molto tempo, come vedete, sono molte candele. Se vogliamo andare a applicare sull'intraday, perché so che a noi piace molto, allora ho ricostruito e interpolato quella teoria lì con quella
quella del tempo di Gann, quella di Elliott, quella del famoso trader che abbiamo visto io e te adesso anche, caro Paolo, con quella di Paolo, con le mie ricerche personali, insomma un po' tutta la mia visione, sono riuscito ad avere questa precisione qui. Allora, il segreto è, vediamo un po', ecco qua, è capire quando il tempo è long e quando il tempo è short, e quando il tempo è long fare solo cose long, solo operazioni long. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io, diciamo così, parla un po' di più, se io ho un classico movimento, così, prendiamo la nera, tenterò di andare da qui a qui o da qui a qui e userò, invece di andare contraria, come facciamo spesso, Dio, ci potrebbe anche andare, però so che devo stare all'occhio almeno, so che il movimento sarà piccolo, non vado ad aspettarmi misure grandi, o se no ancora meglio, soprattutto per chi comincia all'inizio, utilizzerò i ritracciamenti non per tradare i ritracciamenti, ma per fare il contrario, cioè andare in trend is your friend, no? Finalmente. Qui c'è una domanda che è praticamente giustissima, perfetta da Francesca, che dice praticamente porti a tuo vantaggio l'aritmia dei cicli che invece portano fuori tempo. Bravissimi, faccio il contrario, la sfrutto invece che farmi fregare. Porti a tuo vantaggio. Sì, è un'informazione, esatto, è l'informazione. È come lo stop loss di cui parlavo nella puntata 3. Lo stop loss non più come legnata dei denti, dobbiamo strapparci i capelli, buttarci dalla finestra, no, piuttosto stop loss come, allora qui c'è l'informazione, allora so cosa fare. Okay? Certo. Allora si vede anche psicologicamente la prendi tu in un'altra maniera, naturalmente. Chiaro. Però avendo il tempo a favore, io so che da qui a qui, per esempio, questa è la prima metà del nostro tempo, so che da qui a qui prendiamo solo questi tracciamenti al contrario e ci prendiamo tutte le operazioni long. E quando il tempo è maturo per lo short, porca miseria, diciamo qua, perché non andare, sì, anzi l'ho messa sbagliata, ecco così, perché non prendere solo le parti dove c'è short? Mi dice, bravo, sì, hai scoperto l'acqua calda, si va in trend. Sì, però il trend, anche se tutti quanti dicono, your friend, in realtà il trend non esiste un tubo, perché il trend, come sanno tutti i trader che hanno un minimo di cognizione di causa e di intelligenza, il trend lo vedi quando è finito. Esatto. Buonanotte. Tutti sono bravi ad andare in trend quando il trend è finito. Prova tu a prenderlo quando vai in trend, quando è cominciato. Non ce la fai. Ecco perché andiamo più spesso in contraria. Che Dio, per carità, è anche giusto, perché se la pensi così, in maniera percentuale si va, riesci più in effetti ad azzeccare la contraria che non in trend. Riesci a fare di più. Solo che a noi manca il capire se quel contrarian quanto sarà profondo. Per quello ci frega spesso e volentieri. Questa cosa, il trend lo possiamo mettere a nostro favore grazie al tempo. Cioè, tutti quelli che fanno analisi tecnica, senza togliere niente all'analisi tecnica, ovviamente, anche se sappiamo che comunque se fatta nuda e cruda, cioè l'analisi tecnica senza supporto a esistenze, funziona al 50%, poi lo so benissimo che ci sono milioni di tipi di analisi tecnica, per carità, nulla da dire. Però quelli sono già analisi tecniche più avanzate, se ci mettete qualcosa. Ma la pure semplice è una monetina. Tiro la monetina statisticamente sul lungo periodo al 50%, c'è da fare. Fine della storia. Se però mettiamo qualcosa vicino come il tempo, le cose cambiano molto. Allora, quindi, vi faccio vedere anche una bella cosa, perché sicuramente, anche se non me la scrivono, so già che nella testa si forma la domanda. Ok, vabbè, sto tempo, come lo trovo? Cioè, qui mi hai fatto vedere come la chitarra, una sequenza logaritmica, che è difficile da calcolare a mano, sì, ma calcolabilissima, è anche abbastanza regolare, è un calcolo abbastanza anche facile. Semplicissimo. Allora basta applicare il logaritmo sul grafico e vinciamo sempre. Fosse così facile, caro Paolo. Fosse così facile. Dio, in certi casi spacca proprio il logaritmo preciso. Però diciamo anche che se sbagli il ritmo, puoi riprendere poi la melodia, diciamo, del mercato se hai con i conti grandi. Perché i conti grandi puoi mettere un'operazione, magari anche te ne freghi, dopo 1 o 2 settimane ti chiudi il millino e alla fine di trading non ha niente di tecnico, non ha niente di speciale, soltanto che hai messo una posizione, è salito mentre tu vendevi,
però a un certo punto è tornato nella tua zona e ti sei preso profitto. I conti grandi sono avvantaggiati da questo punto di vista, quindi non è detto che sia sbagliato sbagliare il tempo, però magari se fai una cosa tecnica usi più lo stop loss e ti metti un po' in sintonia con il mercato. Se sei fuori sintonia come devi la avere statistica, no? o un conto grande o una size proporzionata piccola da permetterti di rimanere a mercato anche con 100-150 pips diciamo di drawdown possibile, per esempio. Esattamente. Però io sono fermamente convinto, e comunque, cioè convinto, Davide ce l'ha dimostrato, che ops, non so perché è partito tutto, ok, i cicli logaritmici esistono, regolari, sono questi, Mm? ok? È la loro somma che ci frega, perché la loro somma allora crea delle sovrapposizioni. L'aritmia di per sé non è un'aritmia perché c'è stato il brutto e cattivo robot che ha voluto cacciare lo cioè, è anche vera questa cosa qui, però è già contemplata all'interno dell'aritmia. Cioè il robot ha l'intelligenza artificiale, il hedge fund, il grande fondo, in realtà quando fa queste cose le fa perché glielo permette il ciclo, oppure ve la metto in un'altra maniera. Hanno fatto il caccia stop, per esempio, ma perché proprio lì? Perché si fermano proprio lì? Mi dici, è facile perché tutti quanti hanno messo oppure qua per esempio, sono entrati short qui su questa candela, hanno messo lo stop loss qui sopra, quindi gli hanno toccato. Sì, alle volte sì, alle volte no, anche qua, perché lì, allora perché questo qua? Come fanno a calcolare in maniera così precisa? Non lo calcolano, neanche la macchinetta, forse l'intelligenza artificiale, qualcosa di statistica fanno sicuramente. Ma anche questa, secondo la mia modesta opinione, secondo quella di Elliott, secondo quella di Gandhi, in realtà non lo so, me l'aveva scritto, secondo quella di chi sei tu, caro Paolo, secondo Paolo, e secondo tanti altri, no, la notizia, il caccia stop e tutto il resto, per quanto essi esistono, perché esistono, ma sono comunque soggetti alla legge dell'armonia, quindi del ciclo. Lui si ferma lì perché lì, con il ciclo, con il tempo, con tutte le armoniche che volete, non può più andare, perché se no andrebbe fuori, è come la macchina quando va fuori giri. Puoi anche accelerare con la macchina e portarla a grande velocità, però c'è un punto in cui i piloti Ti dico una cosa, scusa se ti interrompo, infatti i cosiddetti cazzastop, il stop running o come li vogliamo chiamare, questi falsi breakout, così, è tutta una cosa calcolabile in un time frame stretto. È difficile trovare uno stop running su un time frame daily, per esempio. Se in un time frame daily è un breakout, sale, magari torna dentro una falsa rottura, però non è che ti fa una falsa rottura di 5 pips, te li fa abbastanza potenti, quindi non esistono queste cose nei time frame grandi, esistono soltanto veramente se fai l'intraday 5 minuti, puoi parlare di prese di polli o gli stop running o la presa di profitto dei big, mi ha preso lo stop e poi ritorna, tutte queste cose qui sono veramente cose che sono, è come una tachicardia. C'hai un attimino il battito di cuore più forte, però si rimette poi in ordine tutto quanto il resto, no? Sì. Questo così Guarda, da pensare. sì, per spiegarlo c'è una metafora semplicissima. Sei un pilota di Formula 1, facciamo finta che i robot o il Ledge Fund o questi grandi big sono piloti di Formula 1, perché giustamente i piloti di Formula 1 sono a livello massimo delle gare di automobili. Quando fanno la curva, per quanto possano farla più veloce dell'avversario, perché devono farla un centesimo più veloce dell'avversario, perché se no non lo superano o non restano in testa, c'è un limite meccanico, fisico. Se sbagliano, fanno alla fine, poverini, di quello che è successo a suo tempo al povero Senna e al povero Ratzinger, cioè Sì. sono andati via dritti. Andando via dritti, sbattono contro il muro. Quindi non lo possono fare. C'è la curva, è il nostro ciclo, perché il tempo è come una spirale, una curva, una sinusoide, una spirale, perché il tempo è così, è una spirale. E come la curva tu non puoi uscire, se no vai oltre, se no andrebbero in perdita, perché ovviamente innescherebbero qualcos'altro. E quindi lì si attaccherebbe magari un trend short e loro però magari hanno appena fatto il contrario, se la beccano loro nei denti. Non possono. Okay? Sono comunque soggetti alle leggi fisiche del mondo e quindi del mercato. E noi sfruttiamo questa bella cosina qui.
Ora vi ho detto, il tempo è una spirale. Adesso tralasciamo il perché e per come una spirale, se no sto qui 2 ore. Insomma, comunque guardatevi gli studi di fisica quantistica, capirete che è una spirale. Il bello è che quello che vi sto mostrando qui adesso, che forse Paolo ha anche riportato precedentemente sul grafico come piramide, ricordi quando disegnavi la piramide, caro Paolo? Certo. Ecco, questo semplicissimo grafico molto colorato, bello anche da vedere, con tanti bei numeretti, l'ha disegnato il signor Gunn quando ancora non si sapeva nemmeno che cosa sia il concetto di computer. Ok? E lui lo usava, si chiama square of 9, cioè tradotto in italiano sarebbe il quadrato del 9. Okay, infatti vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi ripeto il movimento, zac, 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 zac. 9, 10, 11, 12, 13. Visto? Vedete che è una spirale? Vedete che è una spirale quadrata, ma una spirale. Questa cosa qui ci dà il tempo. Allora, ma prima di vedere questo, che forse è un po' più complicato, ve la metto lì soltanto come ciliegina finale. Questa dobbiamo aspettare perché dovremmo fare un webinar un po' più, Esatto. non vorrei dire conciso, ma un po' più dettato su queste cose qui, anche perché Esatto. avere tutto questo non serve a niente se non abbiamo una linea, diciamo, dove e ci stiamo lavorando per avere una linea sul grafico che ci riporta a questo, no? Perfetto, sì, io l'ho messo per farvi capire da dove prendo le cose, per capire come metto queste linee, come sono riuscito a prenderla oggi molto bene. Per esempio, oggi vi posso dire anche, visto che vogliono sapere dove vanno l'euro-dollaro, ci scommettiamo al 90% che questo rompe il massimo e lo farà alle 8 di stasera? Potrebbe farlo, ma essendo le giornate così di Natale, cioè del festivo, può fare di tutto, quindi boh. Io Potrebbe starci anche per quello mi sono fermato proprio con il trading. sì, guarda, mi va bene anche se lateralizza. Ora per il massimo lateralizza. Comunque Perché qualcosa non succede qui. forse non lo fa, sai. Boh, vediamo, insomma. Comunque potrebbe fare anche l'aritmia, come l'ha fatta qui, eh. Quindi vuol Certo, dire che certo. devo ricalcolarlo, anzi meglio, così me la ricalcolo poi. Però questa è la sua scatola temporale, che gli ho dato io in base a questa gamba qui, e in base alla piccola aritmia che ha fatto, la vedete? Questa è la sua scatola temporale, ve la segno così. Oggetti, ok? Eccolo qua. Questa è la sua. Deve fare qualcosa entro questo tempo. Se non lo fa, mi va in aritmia come questo. Perfetto, allora mi faccio il nuovo calcolo. State sicuri che dopo l'aritmia il calcolo è giusto. Ok? Ne ha fatto una piccolina qui, quindi probabilmente può essere che... Ma lo vediamo, lo prendiamo come sfida, dai, oggi. Poi spero di sbagliarmi, così mi direte, visto Sirio, l'hai sbagliata? Benissimo, vi dico. Ottimo, perfetto. Tanto il trading non è una... Come hai detto tu prima, abbiamo la certezza del trading. Però lo so, anche se sbaglio qui me ne frego assolutamente, perché tanto poi ricavo l'informazione. Ne so cosa fare dopo. Anche lo Perché stop. oggi, domani chiudono i mercati, questa notte chiudono il mercato, Ah sì, stanotte chiudono, volatilità sì. non c'è, quindi magari ci saranno delle aritmie o comunque ci sarà qualcosa che magari Può si ferma essere, così sì. in laterale. Sì, magari si ferma in laterale così, però qualcosa, state pur tranquille che qualcosa qui alle 8 di stasera nostra, 10%, quindi candela più, candela meno, 8-9, qualcosa succede. Qua qualcosa finisce. Cos'è che finisce? Ve la vedete subito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Paolo, 1, 2, Ok, 3, 4. chiaro? Ciclo, se volessimo vederla da Paolo, potrebbe essere, che non sono coincidenti adesso con i tuoi, è solo un esempio. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, e vediamo quel che fa. Ok? Benissimo. Andiamo a vedere però subito, così poi vi lascio liberi, anche Sì. perché oggi non penso di carne al fuoco e per macinare questa cosa ve la metto col contagocce, non perché sono brutto e cattivo, boh sì, anche dai un po' brutto e cattivo lo sono, ma soprattutto perché so che per elaborare in testa queste cose qua ci vuole tempo. Quindi meglio che li faccia un po' a spizzichi, abbiamo fatto un po' più di teoria magari oggi, un po' meno pratica rispetto agli altri webinar, No, ma però va bene, intanto così va bene, va bene. sì, preparate la mente un po', cominciate a digerire i pezzi e poi lavoreremo meglio. Ma un po' di pratica ve la faccio vedere lo stesso. Allora, il quadrato del 9 sarebbe il massimo da utilizzare, però è un vero casino, ok?
ve l'ho fatto vedere per capire da dove saltiamo fuori, per capire che il tempo è a spirale. Però noi possiamo utilizzare un altro strumento se volete fare un po' di prove, più semplice, magari un po' meno preciso, ma comunque ho fatto belle cose anche con questo, in questo metodo. Allora, prendiamo questo per esempio. Ah, 2 metodi volevo farvi vedere, sì dai, prendiamo questo. Allora, così, così, questo è un euro-dollaro H1, sì, ok. Allora, no, volevo farvelo vedere su questo qui, che è più bello, anche perché avevo caricato il tuo indicatore su questo, su quell'altro no. Ok. Allora, abbiamo visto prima che, dov'è? L'ho messa, eccola qui, come usa Paolo la griglia, che dà ottime informazioni. Se siamo su questi quadrati siamo in trend long, non a caso difatti poi è entrato in questa, quindi ha accennato uno short, ma ci ha dato la lateralità perché è uscito subito e difatti sta lavorando sul quadrato laterale, quindi se siamo qui, se siamo in questi quadrati siamo sempre a rialzo, se siamo in questi quadrati, ovviamente adesso diventeranno questi, siamo a ribasso, se siamo su questi quadrati siamo in lateralità, che già questa informazione come tempo e come direzione Paolo ha fatto cose mirabolanti e stupefacenti, quindi sapete già tutto su questo. Io poi però ho pensato, Paolo, ma effettivamente il difetto di questa cosa è che dobbiamo girare la testa a 45 gradi, ok? E noi stop loss, cioè non il difetto, semplicemente l'adattamento, ho sbagliato parola perché non è un difetto. Dobbiamo adattare i nostri stop loss, take profit e tutte le varie cose, però in maniera orizzontale, perché se noi andiamo a mettere un ordine pendente, ok, me lo mette orizzontale, per esempio, non lo può mettere a 45 gradi, anche se il nostro caro Alessandro potrebbe fare una bella cosa, tipo uno di questi bei giorni, fare una trend line e quando tocca qui tu mi apri l'operazione, però questa la lasciamo lì come suggerimento per Alessandro, ok? C'è una specie di ordine pendente ma diagonale, ok? O take profit diagonale, questa sarebbe una buona idea, vero Paolo? O stop loss Certo, diagonale. certo. Quindi ho messo anche la griglia, come vedete agli incroci ho trasformato anche le sue parti orizzontali e verticali, che hanno un loro senso. Vedete qui per esempio questo qui ha preso proprio un bel minimo, qui comunque non è preciso ma comunque il livello l'ha preso, qui anche ci ha quotato sopra, okay? Quindi dà delle informazioni, guardate qui che resistenza per esempio, dà delle informazioni interessanti, qui se ha avuto un singhiozzo proprio lì, qui me lo prende di nuovo, qui si appoggia di nuovo, qui anche come vedete più o meno su questo livello, poi è andato a prendere la 45, ci sta, ok? Se non ci arriva difatti lui inverte, ok? Guarda questo qui come l'ha baciato, perfetto. Cosa ci serve questo? Questo ci serve ovviamente per piazzare gli ordini e i take profit, ma vediamo se torniamo a quello di prima, dove l'ho messo, no, eccolo qui. Si può fare di più, si può fare di più. Ecco una delle prime semplici tecniche per calcolare il tempo che potete fare voi. Allora, senza diventare matti con il tempo a spirale, allora ve lo rifaccio, lo rifacciamo insieme. Allora, cancelliamo tutto, prendiamo un Fibonacci, non perché ci interessi in questo caso Fibonacci, ma perché messo come lo mettiamo io e Paolo, cioè diviso in sezioni uguali, come faceva Gann, infatti 1, 2, 3, 4. Cioè queste parti qui sono esattamente uguali a queste qui, quindi abbiamo una divisione regolare del prezzo. Vado a prendermi un'espansione, quella che mi piace di più. Okay? In realtà c'è una discriminante per prendere un minimo più che un altro e sta sempre qui dentro. C'è un motivo per prendere il minimo significativo oppure no? Vediamo se qualcuno capisce utilizzando semplicemente gli occhi e il cervello. Ok, la lascio lì per farvi pensare. Prendiamo la misura, quindi noi andiamo a misurarlo. Di solito col Fibonacci si fa così, giusto? Andiamo a misurare e lo dividiamo. Io vi dico di utilizzare una cosa alternativa, io vi dico di fare così. Prendere il primo e lasciare il 4 come se fossero le espansioni di Fibonacci. E già qui ne vediamo delle belle. Un'altra bella è qui, ok? E già qui qualcosa succede.
Allora, abbiamo detto che il futuro è la ripetizione del passato. Bene. Facciamo un po' di backtesting velocissimo. Prendiamo le barre di ciclo, giusto perché sono regolari, non ho qualsiasi altro strumento che mi dia una griglia uguale. Non è che mi interessa proprio la barra di ciclo. Vado a prendermi, per esempio, ok, futura ripetizione del passato. Oh, sì, scusate, così. Andiamo a prendere questa, eccolo, c'è questa espansione qui, circa, per fare un esempio, o fare un po' di test. Ok, allora, questa espansione, ok, intanto, però, questo tempo è uguale a questo. Però, qui c'è un altro massimo. Però, qui ha finito, si è fermata proprio la discesa e poi ripreso. Però c'è un minimo. Però c'è un altro minimo. Però c'è un altro massimo. Ops. Però c'è l'inizio della salita. Qua c'è il singhiozzo della salita, lo vedete? Però c'è un altro massimo. Cavoli, ma qua c'è un altro minimo. Andiamo avanti? Massimo. Massimo. Di nuovo la metà della salita. Guardate qua. E adesso cosa faremo? Magari per il primo dell'anno succede qualcosa di interessante? Avete visto com'è la ripetizione del passato? E questa è semplice. Questa addirittura è una semplice, una regolare. E quella domanda dovrebbe arrivare subito a bruciapelo. Vabbè, ma come faccio a sapere se mi arriverà un minimo massimo? Bravissimi. Ci possiamo mettere anche sotto quello che vogliamo. Per esempio, quando ero qui, questo l'ho fatta vedere anche nei miei video, ok? Anzi, forse l'avevo presa qui, forse uno scatto di qualche candela. Avevamo detto che era la chiusura a ciclo e che probabilmente ci aspettavamo un nuovo massimo, perché? Basta vedere l'autocycle. Ha incrociato, quindi l'ha fatto. Quindi possiamo anche aiutarci con delle belle cose, ma il tempo ci dà tante informazioni. Facciamo un altro test. Voglio mettere, prima adesso l'ho perso, l'avevo messo qui, facciamo su questo minimo, dai, vediamo cosa succede. Ops, prendiamo di nuovo questo gruppo di minimi, prendiamo l'inizio della nostra salita, qui sbagliamo un pochino, però insomma più o meno ci siamo, qui siamo proprio a metà, qui siamo di nuovo sulle compressioni, praticamente ha preso tutte le compressioni, vedete? Va bene, prendiamolo come dato di fatto. Ripetiamo ancora il passato e lo proiettiamo nel futuro. E questo massimo prende questo minimo, prende di nuovo questa compressione, poi riparte, prende questo massimo relativo, prende questo massimo, qua c'è qualcosa, interessante. Andiamo a prendere ancora altri minimi. Ok, di nuovo lì, cioè, insiste, a ogni singolo momento cruciale del passato, cioè questi massimi minimi, è sempre lì batte, è sempre lì batte. Ok, anche qua. Ovviamente più vado a espandere, naturalmente meno, più allargo le nostre linee di ciclo, più larghe saranno le scatole temporali. Prendo questo massimo, prendiamo questa si vede che è una chiusura ciclo, no? Ok? E avanti così. Potrei farlo così? Perché no? Potrei prendere questo massimo e se mi piace anche prendiamo questo minimo, dai. E vediamo che gli eventi ci sono sempre, che col 10% di precisione, che sappiamo che dice in più noi abbiamo messo questa espansione qui. Vi ricordate? Portiamolo di nuovo come prima. Abbiamo messo anche il Fibo, messo come piaceva al signor Gan e al signor Paolo. E queste che sono? È la griglia, sono le scatole temporali la griglia. Adesso non ho messo in scala fissa, quindi vedete proporzioni diverse. Tra l'altro per i non amanti della scala fissa, questo potrebbe essere un sistema per evitare di usarla, per esempio. Vedete che l'espansione, il ciclo inizia e finisce comunque nella scatolina e ti dà anche delle indicazioni, magari adesso in questo momento non proprio precise al capello, ma più o meno l'idea di dove, come, quando può andare a battere il prezzo. Ogni volta che che cambia livello, come se fossero dei gradi, c'è un'accelerazione. Dov'è che lateralizza? Lateralizza sui suoi livelli. Oppure sì, vedete qua c'è l'appoggio, la classica resistenza, scusate, il supporto, classica resistenza, rompe, classico supporto, eccetera, eccetera, rotta la resistenza, indovinate un po' cosa fare adesso, ok? Però ci dà delle scatole che noi possiamo utilizzare per, già adesso così, anche magari in coppia con il nostro indicatore,
o tutti gli indicatori che volete, già per cominciare ad avere una direzione interessante, già avere una direzione, che è già una bella cosa. E questa è una tecnica che già per darci il quadro completo mi piace molto. Ok? Molto bello. Sì, Posso dire? veramente, te l'ho già detto quando l'ho vista questa cosa, Sì. che mi piace. È il tempo, il tempo. Esatto, Vabbè, ti posso dire di più. avere un segnale che ti dice ok, adesso è il tempo long, adesso è il tempo short. Bravo, io quello voglio arrivare, io sapere quando c'è il tempo long dove devo andare solo long e quando c'è il tempo short dove devo andare solo short, così evito di fare magari gli intracci, a meno che non sono proprio lì concentratissimo, che magari potrebbero sfuggirmi di mano, perché magari sono corti o magari non fanno abbastanza, eccetera, lasciamoli perdere, ok? Se c'è un long, vado solo long, Certo. correggo i miei temi nel frattempo, gioco con mia figlia e intanto mi faccio la mia entrata extra. Vi faccio Certo. vedere un'altra tecnica, vabbè il pivot magari non ci serve, ci fa un po' di casino, adesso cancelliamo. Stiamo andando oltre l'ora, eh? Accidenti, ultima allora, facciamo così e poi chiudiamo. Vi tolgo anche la scala fissa così per i non amanti possono utilizzare questa tecnica anche senza scala fissa. Allora, lo ingrandiamo un po'. Con questo concludo, tanto è solo un'infarinatura di alcuni concetti, poi in casa potete chiedermi, o se no te Paolo, comunque adesso so già che ti frullerà il cervello e non dormirai di notte. Facciamo così, facciamolo per H1, anzi facciamolo per 30 minuti, va? O quindi, vi piace 15 minuti? Dai, facciamo 15 minuti. Tutti i time Sì, frame che ho abbandonato, sia 15 minuti che 30 minuti, però vabbè, dai. Sì, l'ho preso apposta sporco. Ho voluto prendere lo sporco apposta. Ah, ok. Allora, il futuro è la ripetizione del passato. Facciamo a Saluta caso. Francesca, anche a te auguri. Auguri Francesca, quindi ciao e passa un buon Natale anche tu. Allora, prendiamo un minimo a caso, questo qua perché mi piace, nel grafico mi sembra interessante. Allora, vado a vedere, voglio vedere cosa succede quando il tempo tra questo massimo e tra questo minimo viene proiettato nel futuro. Non so se sarà un minimo o un massimo, chi se ne frega per adesso, però so che in questo punto qua di là accade qualcosa. Andiamo a vedere cosa accade. Devo metterlo giusto. Ops, abbiamo trovato, con quello scarto del 10% che vi dicevo, qualcosa di interessante. Magari la fine di questa gamba? Qua c'era un massimo e qua c'è un minimo. Vi dico anche una bella cosa, ho fatto un po' di prove, siamo sull'80% circa. Cioè, ogni volta che ho un massimo di qua, l'80% delle volte di qua c'è un minimo. Candela più, candela meno. Naturalmente più andate in piccolo quel time frame, non a caso ho preso i 15 minuti perché volevo farvi vedere l'errore, lo volevo far vedere intenzionalmente. Qualcosa succede. Allora, mettiamo il caso che abbiamo il nostro Paolo che la mattina vuole tradare la ciclica, come dice lui sempre, e adesso facciamo l'analisi per i ciclisti. Prima fatto per quella, come dici tu, per i fascisti, adesso facciamo per i ciclisti. E diciamo che questo è il ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Facciamo finta che adesso non lo so, no, contiamole velocemente, che siamo un po' tardi. 40 un po' troppe. Facciamo finta che sia ciclo 1 e questo è ciclo 2. Voglio andare a vedere cosa succederà nel ciclo 1. Diciamo che qua chiude. Questo è il mio ciclo 1. Ok. Il ciclo 2 cosa mi combinerà? Sì, ho gli indicatori, tutte delle varie cose, certo, mi aiutano tantissimo. Voglio vedere anche il tempo di ciclo 1, cosa combinerà in tempo di ciclo 2. Eccolo qua. Ma guarda caso. Avete visto? Sempre lì dove eravamo prima. Ah, ma allora forse mi finisce lì il ciclo 2. E forse mi ha fatto anche una piccola, perché l'imprecisione sarebbe l'aritmia, eccolo qua. Okay? Magari potrebbe essere lì, un po' lunghetto, ma pazienza. E vado avanti così. Poi il ciclo 3, voglio vedere, più o meno so che qui c'è un più, come dice Paolo, sembra un'aritmia o un ciclo, sì, sembra un più, un'aritmia quella discendente, insomma. Ah, ma se qua finisce il ciclo 2, con il tempo almeno, potrebbe essere che questo sia uno scherzetto. Allora sapete che faccio? Volevo copiarla. Allora magari il ciclo 3 lo faccio cominciare qui, questo minimo.
sì, questo qua, vediamo cosa succede. Se questo è il picco del ciclo 3, intanto così, già solo così, copiando quelli degli altri cicli, già qui trovo qualcosa di interessante. Vedo che rispetta la scatola temporale perché questa l'ho beccata alla fine. Eccola lì la disgraziata, è l'aritmia, che prima magari non vedevo, quindi magari mi si riportava qui sotto e non sapevo bene dove chiudere. O se no potrei fare un'altra cosa ancora. Guarda un po' questo picco della gamba 1 di ciclo 3, se lo riporto sull'altro, dove va a finire? Allora, vedermelo. Ah, gamba 2 doveva finire qui, quindi discese ancora. E si può proiettare quindi il passato, vedete in quante maniere posso proiettarlo, poi sta alla vostra fantasia, fate le vostre prove. Posso anche prendere questa parte qui, ma in questo caso era molto regolare il ciclo 3, quindi la posso anche riportare direttamente e vedere se il 4 mi cade qualcosa sul 4. Ok? Vedo che c'è una chiusura, c'è anche la chiusura così, quindi c'è gamba 1, 2, 3 e 4, perché chiude lì poi riparte. Vedete che succede sempre qualcosa. Magari mi dice, ah ma no, questo non è un ciclo 4, è una distribuzione a 3 periodi. Questo è di nuovo l'1 perché, è vero, ha chiuso lì, ma mi ha chiuso, ha fatto il condor, per esempio. Però ho l'idea esattamente dove cade. Questa cosa anche è semplicissima, è semplicemente riportare pari pari quello che c'è nel passato e nel futuro. Già con questa è potentissima. Immaginate quando vi spiegherò la spirale. Perfetto. Questo per oggi vi ho fuso abbastanza il cervello. Giocate con queste cose. Auguri a tutti, quindi buon Natale, come ho detto prima, e Paolo, anche Paolo, naturalmente famiglia, tutti i vari Grazie a te Sirio, che hai preso il tempo oggi prima della vigilia di Natale, l'ultimo webinar adesso proprio di Natale l'hai fatto tu, insomma. Ma infatti ci tenevo perché così avete il tempo per le vacanze per ragionare sopra, li potete anche riguardare le 4. Già con queste 4 puntate abbiamo fatto un discorso abbastanza chiuso. Quindi già ma arriveremo alla conclusione adesso l'anno prossimo con qualcosa di più importante, ovvero dei segnali o comunque un indicatore che ci dia tutti questi calcoli, tutte queste cose qui. È forse troppo laborioso anche per chi anche per l'ideatore, anche per Sirio stesso. Poi quando c'è un indicatore, chi se ne frega cosa fa l'indicatore? L'importante è che l'indicatore mi dica ok, oggi long, oggi short. Bravissimo, esattamente questo. Quando io clicco... Buon Natale a tutti quanti. Il gruppo, ciao Giuseppe, ciao Rosario, tanti auguri a tutti, ciao, ciao, ciao. Allora, ciao Ale, ben arrivato, ebbene, sei arrivato un po' tardi, ma ti guardi la registrazione. Allora, io Sirio, grazie di nuovo che si è preso il tempo. Noi ci aggiorniamo comunque su WhatsApp. Io adesso anche scappo via velocissimo, no? Ci sei? Va bene. Sì, sì, sì. Passo anche la registrazione poi domani magari, con calma. Perfetto, così la mettiamo sul tuo canale, la mettiamo dappertutto. Io lascio sempre a te. Meno lavoro per me. Grazie di nuovo. Chiudo grazie tutto. Paolo, grazie a tutti. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. E buone feste ancora. Ciao ciao.